Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno. Andiamo a vedere a che punto sei della tua evoluzione spirituale. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, perché lo facciamo in una condizione ovviamente atemporale, il tempo non esiste in qualità di anima, esiste sul piano terreno per fare una certa esperienza. Quindi gli eventi che ti sono accaduti 40 anni fa coesistono, gli eventi che ti sono accaduti 1000 anni fa coesistono e quindi abbiamo un karma da sciogliere che ci porta a risolvere attaccamenti e paure che ci separano dall'amore, dal darsi, il darsi e l'amore. Darsi a cosa? Darsi alle proprie emozioni che sono dei, divinità, e la tua divinità e il tuo sé superiore, che arriva in qualità di emozione affinché tu la possa inglobare tutta senza giudicarla, senza mettere l'analisi, il controllo, senza chiederti perché, affinché l'emozione faccia il suo corso per darti la forza che ti compete in qualità di essere umano per sviluppare doni, capacità e talenti. Per tutte le ragazze nuove invito a guardare i miei podcast, soprattutto i video di magia pratica dove spiego che cosa sono le emozioni, che sono enti, entità, divinità, che sono tutte quelle che la nostra mente razionale vuole controllare e ci vuole anestetizzare con l'approccio dell'analisi, del chiedersi il perché. Ok, allora facciamo questo viaggio insieme adesso, vediamo a che punto sei della tua evoluzione spirituale. Facciamolo con le carte dei Sefirion. Abbiamo il regno gregorico, che è la parte dei condizionamenti della vittima, quando il mondo ti cade addosso, quando il mondo lo vedi come più grande di te. Quando tu sei Dio non puoi vedere il mondo come più grande di te, è contenuto dentro di te, lo diceva anche Mago Merlino. Ok, quindi il regno gregorico è il regno di condizionamenti e paure che possono ancora, no? Condizionare, ma anche farci la palestra. Il regno delle ombre, il regno intermedio, il regno della chiara luce, l'adempimento da vittima a mago, cioè il creatore consapevole della tua realtà, cioè significa che ha incluso tutto, ha incluso le emozioni, ha incluso gli eventi in qualità di tuo Dio che ti incarna, che ti vuole far risvegliare. Ok, vediamo a che punto siamo e anche rispetto alla tua missione spirituale in questo momento, come stai andando, se c'è da raddrizzare il tiro. Vediamo un po'. Allora, prendiamole, vediamo a che punto sei della tua evoluzione spirituale. Capricorno. Eccola qua. Vediamo. Siamo in un regno intermedio. Siamo nel regno intermedio dove ci troviamo. Abbiamo capito che il nostro sistema di valori, di credenze è legato a un sistema di controllo che ci vuole schiavi, vittime, che ci vuole assoggettati a un potere che non ha niente a che vedere con la bellezza dell'anima selvaggia, dell'istinto naturale, ma piuttosto con un'etica morale che ha a che fare con il giusto o sbagliato, secondo modelli socialmente condivisi. Ci siamo liberati da quella fase lì, del regno gregorico, siamo il regno delle ombre. Stiamo confrontandoci con la nostra anima. Il regno delle ombre è il regno degli inferi consapevole però. Che cos'è il regno degli inferi? Non inteso secondo la mente razionale, gli inferi è brutto, no, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Come vi spiego sempre, il regno degli inferi è il regno di Ade, il dio Ade. All'interno del dio Ade, del suo regno, ci sono tutti i tuoi tesori nascosti. E come vi insegno sempre la storia di Perseo, che per tagliare la testa a Medusa scende nel regno di Ade, cioè nei suoi inferi, per prendere gli strumenti che gli serviranno a tagliare la testa a Medusa. Fra questi strumenti ci sono i sandali alati. I sandali alati conferiscono il dono della leggerezza. Ci si alleggerisce quando si prende contatto con le proprie profondità e si diventa sempre più leggeri, perché la pesantezza è dovuta a una mente razionale che ostruisce la leggerezza, ostruisce la creatività, ostruisce la tua natura selvaggia. Allora siamo qui nel regno di Ade.
Andiamo a vedere quali sono questi strumenti a cui stai andando incontro per accedere poi al regno della chiara luce, che è quello che viene dopo, cioè l'adempimento dei tuoi doni, dei tuoi talenti. Quindi siamo in regno intermedio, ci siamo spogliati della vecchia pelle, ci stiamo cucendo un nuovo abito fatto di leggerezza e stiamo andando verso l'adempimento della consapevolezza che tu sei che crei gli eventi, non tu in qualità di soggetto, tu come anima. Ok, vediamo a che punto siamo nel regno delle ombre, vediamo in che fase ci troviamo. Vediamo. Capricorno. Allora, vediamo. Oltre, stai già andando oltre, l'oltre. Percorri con coraggio nuovi spazi, lascia andare il vecchio mondo. Allora, sei in una fase bellissima in cui stai già andando oltre. Sei nella fase dove devi avere una fede impeccabile in quello che scoprirai nelle tue profondità. Fede impeccabile nel lasciarti guidare dal tuo spirito guida, dal tuo sposo celeste, dal sé superiore, dalla tua anima, chiamiamola come vogliamo. E ti sta dicendo in questo momento di avere il coraggio di percorrere nuovi spazi. Lascia andare il vecchio mondo, che è questo mondo qua, il regno gregorico, il regno della vittima. Allora, percorri con coraggio cosa? Il fatto di sentirti, il fatto di essere tu in qualità di anima che crei gli eventi, ti rende responsabile. Sii coraggioso nell'assumerti la responsabilità di quello che stai creando e che hai creato fino adesso. Assumiti adesso la responsabilità di tutto ciò che hai creato in qualità di eventi, in qualità di percorso, di persone che ti sono venute incontro, di persone che hai incontrato. Prenditi la responsabilità, abbi il coraggio di prenderti la responsabilità di tutto quello che hai creato fino a questo momento della tua vita. L'anima è responsabile, è l'ego che si sente in colpa. La colpa e la responsabilità sono due ottave della stessa, sono due ottave. C'è la colpa e poi c'è la responsabilità. L'anima è responsabile, la vittima si sente in colpa. Siccome noi nasciamo con un senso della colpa, tutti nasciamo col senso di colpa, perché? Già nasci e già c'è il senso di colpa, perché? Perché è qualcosa sistemica, c'è del sistema. La mela del peccato, nasciamo già col senso di colpa a livello di credenza, ok. Stiamo recuperando la responsabilità di ciò che abbiamo creato. E quando da piccola ti dicono magari sei diversa, sei diverso, lo dicono con un'accezione negativa. E quindi tu già ti senti in colpa a livello di credenze, e quindi tu ti assoggetti al fatto che comunque essere diversa o diverso dalla società, da quello che ti propina la società, è un male. Allora tu ti stai facendo capace di tutto questo. E quindi da piccoli nasciamo con quel senso di colpa, e quando ci dicono sei diversa o sei diverso, lo dicono con un'accezione negativa, e tu ti lasci coinvolgere da quell'accezione negativa. E quindi sin dall'infanzia noi percorriamo una strada che è al servizio del sistema, ostruendo la nostra natura selvaggia, ostruendo quello che veramente il nostro istinto ci chiama a fare, perché lo consideriamo sbagliato, perché ci siamo considerati sbagliati. E questo porta ad assoggettarsi sempre di più a un vittimismo. E allora questo è il momento in cui tu ti stai rendendo conto di tutto questo, sei in una fase intermedia, e il coraggio che hai ti viene dalla una fede incrollabile nel fatto che la tua diversità, il tuo essere diverso, il tuo essere diverso è un dono voluto dal creatore, perché tu mettessi al servizio questo dono di te stesso e del collettivo.
Stai andando oltre al fatto di essere sbagliata o al fatto di essere sbagliato e ti stai assumendo la responsabilità di ciò che hai creato. Il vecchio mondo ha a che fare col senso di colpa, con la paura. Il sistema inteso come no, il mondo esterno e le tue credenze interne, il tuo mentale, la tua parte razionale sono l'una allo specchio dell'altra. Il tuo mentale, la tua mente è al servizio del sistema. Come ti domina il sistema? Ti domina con due strumenti, il senso di colpa e la paura. Lascia andare il vecchio mondo che ha a che fare con questi espedienti del sistema, che sono espedienti anche della tua mente, che ti dice sei sbagliata, non fare questo, non è socialmente condivisibile, non è socialmente accettabile. Distruggi il luogo comune, con coraggio, vai oltre. Sei in questo momento qui, di transizione. Ok, andiamo a vedere a quale archetipo di riferimento si riferisce questo momento di transizione. Ricordati che la tua mente razionale ha una certa mappa, si chiama mappa mentale. La mappa mentale ha a che fare con... ha dei suoi codici. Tutto ciò che è misurabile, prevedibile e governabile è reale, tutto ciò che non è misurabile, prevedibile e governabile non è reale. Tu devi andare verso tutto ciò che non è misurabile, prevedibile e governabile, perché quella è l'anima. Quindi la tua anima, la tua mente razionale ti dice, se tu stai immaginando cose grandiose, ti dice no, non è reale, non è possibile. Se tu stai immaginando connessioni anche con altre persone, o stai immaginando cose pazzesche che la tua mente razionale ti dice, ti autosabotano e ti dice non è reale, non vedi che non è reale. Ricordati che non puoi osare immaginare, ti fa sentire in colpa. Ricordiamo i due strumenti con i quali la nostra mente ci domina, senso di colpa e paura. Tu ti devi affidare alla natura selvaggia, tu ti devi affidare al dio Pan. Il dio Pan è il dio della natura selvaggia, da cui vengono anche attacchi di panico, no? Di farti inglobare dal dio Pan. E devi dire al dio Pan, aiutami ad osare. Ok. Vediamo qual è l'archetipo di riferimento. Don Juan. Qua abbiamo la creatività, la sensualità. Risalta le tue qualità seduttive e positive. Veniamo da circostanze in cui ci siamo fatti sedurre o abbiamo sedotto per altri fini. Quindi o ci siamo fatti, l'archetipo dominante è questo, quello su cui sta lavorando la tua anima in questo momento. Allora, o abbiamo utilizzato il nostro potere di attrazione, il potere di attrazione romantica, cioè anche nelle relazioni con fini occulti, cioè per altri fini, non era per una relazione pura, autentica, ma per fini occulti. Questo puoi averlo fatto tu in modo inconscio, puoi averlo fatto nel tuo passato recente o atavico di altre vite. Oppure hai avuto a che fare con queste persone che hanno usato il potere della loro attrazione, del loro magnetismo per altri fini nei tuoi confronti, che non erano fini luminosi, ma erano fini occulti. Quindi abbiamo questo specchio su cui stiamo lavorando. E l'aspetto luminoso qual è? Risalta le tue qualità seduttive e positive. Allora, quello che mi stanno dicendo ha a che fare con la paura. Qua c'è la paura di essere sedotti e abbandonati, la paura di essere stati sedotti e abbandonati, la paura di incombere di nuovo in questa situazione. Tutto questo ha a che fare con l'apertura del tuo cuore alla consapevolezza che tutte le persone con cui hai a che fare, che ti ha mandato la vita, il destino fino a questo momento della tua vita, sono maschere del divino. Persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano le maschere nel gioco del teatro. Quindi la tua anima, il divino, ha messo in scena delle situazioni in questo teatro della vita che possono averti fatto
fare questo tipo di lavoro. Magari sei stata abbandonata o hai percepito l'abbandono, oppure hai sedotto tu per rivalsa di vendetta, per aver percepito un abbandono da piccola. Allora, tutte queste cose sono quelle su cui sta lavorando la tua anima in questo momento. Il divino che ti è arrivato sotto forma di persone che hanno potuto abbandonarti o non farsi sentire o te le ha rese assenti dalla tua vita, l'assenza non è una mancanza, l'assenza è soltanto che tu vedi la parte, si sta manifestando la parte invisibile di quella persona, cioè di quell'aspetto del divino. La parte invisibile di quell'aspetto del divino, perché la persona è una maschera del divino, ti è servita o ti sta servendo in questo momento per capire che avere la consapevolezza che ogni persona è una maschera del divino affinché tu possa sviluppare determinate capacità, qualità e talenti. E soltanto nell'assenza della persona è l'assenza della persona che lavora su di te affinché tu possa sviluppare determinate capacità, qualità e talenti. Uno di questi talenti è che tu sei una persona molto attraente da un punto di vista magnetico. E questo essere attraente, cosa vuol dire? Che tu hai un grande eros, una grande capacità creativa dentro di te. Questa capacità creativa dentro di te è un talento che ti serve in tutte le aree della tua vita. Ma non c'è necessità, ed è come se potesse entrare la mente razionale in merito di queste tue capacità, di questo tuo essere attraente, la mente razionale per esercitare un controllo sulle persone e sugli eventi. E cosa ti sta dicendo l'anima in questo momento? Prima di tutto, per risolvere il karma rispetto a persone che sono state assenti o sono assenti in questo momento della tua vita, devi capire che sono maschere del divino. L'obiettivo non è la persona, ma l'obiettivo è l'unione con il tuo sé superiore, con il divino. Non può esistere sul piano della realtà terrestre un'unione che non sia umano-divino, cioè l'unica relazione possibile è quella dell'umano divino. E come fa il divino a farti sviluppare le capacità e i talenti per essere alla sua altezza? Come fa il tuo sé superiore, la tua anima, per farti sviluppare capacità e talenti tra cui c'è l'inclusione, la compassione, il femminile, l'essere attraente da un punto di vista di femminile, cioè far fluire le cose, e non quello del maschile del controllo? Come fa? In questo momento lo sta facendo attraverso l'assenza, o l'ha fatto attraverso l'assenza di alcune persone verso cui tu hai percepito abbandono, rifiuto, eccetera. Quindi per renderti all'altezza del suo amore, lui ti sta facendo sperimentare queste situazioni qua. Queste persone che hai incontrato, la persona con cui sei in assenza, con cui senti l'assenza ma anche se vicina, hanno l'obiettivo di allargare la tua coscienza, perché più allarghi la tua coscienza, più diventi grande e ti avvicini all'amore del tuo sé superiore. Questo è proprio il racconto di Amore e Psiche. Amore decide di regalare a Psiche una vita meravigliosa, amarla in modo straordinario, notti meravigliose, con un'unica clausola, diciamo: non dovrai mai guardarmi in volto, non dovrai mai vedermi. E quindi si amavano di notte. Fino a quando Psiche, che dal greco significa psiuche, cioè anima, non viene corrotta dalle sorelle nel pensare che chi l'ama ogni notte non fosse magari un dio, un diavolo, ma non è che quello che ti viene a amare ogni notte è un dio, un diavolo. Allora gli mettono il dubbio, il dubbio. Quindi Psiche cosa fa? Di notte, mentre Amore dorme, accende un lume, il lume della ragione, accende la ragione. Cosa si crea accendendo la ragione? Si crea un'ombra. Quando tu accendi una candela si crea un'ombra. Ok. E una goccia di cera cade sul viso di Amore, si sveglia e Amore capisce che Psiche l'ha tradito e se ne va per sempre.
Quindi tutta la vita di Psiche sarà nel ritrovare amore tramite le prove che il karma gli metterà davanti e che lei affronterà con coraggio per ritrovare il suo amante perduto. Alla fine Psiche ritrova il suo amante perduto. Quindi attraverso varie prove. Quali sono queste prove che la vita ci mette davanti, in questo caso specifico? Delle persone, o una persona, o degli amori che sono un avatar del tuo sé superiore, di amore, del tuo amore, come nel mito di Amore Psiche. Allora, amore ti manda tutte queste persone, una persona in particolare, affinché tu con fede e con coraggio oltrepassi i limiti della tua mente razionale. L'obiettivo non è la persona con cui c'è assenso, la persona di cui sei innamorata, ma l'espansione della tua coscienza affinché tu possa elevarti all'amore del tuo amore divino. Quindi qua la mente razionale può entrare in gioco e dice no, io voglio il possesso di quella persona è mia. Fino a quando non capiamo che quella persona è una maschera del divino, cioè una maschera di amore, come nel mito di Amore Psiche. Allora, perché vi ho raccontato questo? Perché state attraversando, la tua anima in questo momento sta attraversando questa circostanza nell'assenza o nella presenza-assenza di alcune persone o di una persona, affinché tu possa sviluppare determinate tue capacità, talenti che hanno a che fare con il vero amore. Allora tu ti devi dare alle emozioni che la persona sente o la persona a cui stai pensando o magari l'amore ti scatena. Darti alle emozioni, perché le emozioni sono espressione di amore, espressione del divino. Tu dandoti, l'amore significa darsi. Le emozioni che ti scatena la persona assente o una persona assente o quella che ti hanno scatenato le persone assenti nel passato, perché il passato non esiste, sono emozioni che coesistono ancora adesso. Devi affidarti a queste emozioni. Io amo queste emozioni, mi faccio inglobare tutta fino a quando la diga non si rompe, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, cioè la mente non può più esercitare un controllo e tu vai con coraggio a percorrere nuovi spazi affinché il tuo erotismo, la tua Kundalini, Eros è energia di conoscenza. Conoscere se stessi attraverso quello che l'altro mi scatena. L'altro è lo specchio. Va bene? Wow. Vediamo qual è la qualità che vai a sviluppare. L'allegria, leggerezza, l'allegria, stai sviluppando l'allegria, la leggerezza. L'allegria ha a che fare proprio con la leggerezza, con la capacità di sentirsi erotiche o erotico. Erotico ha a che fare con la Kundalini. La Kundalini è energia creativa a carattere sessuale. Quello che crei durante la quotidianità, quello che crei, lo crea tutto la tua Kundalini. E come si crea? Con allegria, con leggerezza, con gioco. Con gioco. Il gioco è il gioco serio, eh? La vita è un gioco serio. Cioè, il punto è quello di alleggerirsi da gabbie mentali, da questa pesantezza mentale, dalla pesantezza del controllo, dell'analisi, della ricerca dell'analisi, alleggerirsi e affidarsi al tuo sé superiore, affidarsi all'erotismo che ti scatenano, che l'emozione lavora dentro di te affinché questo erotismo sia divampi sotto forma di natura tua selvaggia e ti dai. Tutte le persone che incontri hanno a che fare col tuo sé superiore, con amore. Fai esperienza delle emozioni che ti scatenano queste persone sotto forma di dei, no? Sono dei, qualità. Ok, come implementare tale esperienza? Vediamo cosa ci dicono gli Angelion. Ne metterò una. E beh, non poteva uscire carta migliore, guarda. Essenza, enigma, non cercare con la mente, mente, il cuore sa, il mistero risolve. Qua la tua mente sta esercitando un controllo pazzesco, già hai fatto un grande lavoro perché non siamo nel regno gregorico, siamo nel regno delle ombre.
non cercare con la mente vuole l'analisi, il controllo, il dominio sulle persone, sulle circostanze, la mente non ti dirà mai niente di nuovo. In questo momento di mistero è nel mistero che si costruisce la vita. La vita si costruisce nel mistero. Quando tu pianti un semino nella terra, non è che stai là tutti i giorni a scavare per vedere se ha messo radici, se il semino si è spaccato e ha perforato il guscio e sta entrando nella terra. No, tu metti il semino e accudisci con pazienza fino a quando il semino non germoglia. Però quando germoglia ha già messo radici sotto. Tu stai mettendo radici sotto. E quindi non cercare con la mente. Qua ci sono delle cose che tu non sai, la tua mente ti può arrovellare. Ok? Vi ho spiegato come si fa. Anche riguardando il video di magia pratica su come integrare le emozioni che sono dei. Qua non sai se una persona ha voluto da te qualcosa, ti ha sedotto, ok? Sono tutti espedienti del mistero della fede. Mistero della fede. Fede indiscussa su quello che accade, per favore. Pazzesco. Adesso facciamo una croce celtica per vedere di avere dei dettagli su cosa ti ha fatto arrivare fin qui e cosa si svilupperà nel prossimo futuro, grazie all'adempimento della fede, con questa allegria. Capricorno. Perché siamo nel regno delle ombre, no? Qua tu stai facendo... Qua c'è una persona, vedi, che va verso l'oscuro, ok? Però c'è la persona, cioè sono viva, io vado incontro con coraggio a quello che non so della mia anima, delle mie profondità, rispetto a queste dinamiche che abbiamo appena descritto. E quindi tu, il mistero, tu non sai che c'è qua, affidati, affidati, questo ti permette di sviluppare questa leggerezza, questa allegria, ok? Vediamo un po', Capricorno. Allora, mettiamo energia attuale, sfida, subconscio, parte cosciente, passato e imminente futuro. Allora, vediamo la situazione attuale. Infatti qua abbiamo 2 di denari. Qua è come se fossi in dubbio, no? Che faccio? Ti vedo anche molto occupata sotto il profilo lavorativo, ti vedo anche occupata, occupato e ti vedo un po' in dubbio su alcune cose. Vediamo qual è la sfida. Ci sono delle preoccupazioni, 9 di spade, sei preoccupata su che scelta fare, che cosa devi pensare di alcune cose, o preoccupato, o su questioni lavorative, di denaro, di lavoro. Ti vedo col 9 di spade a blocco, è la mente, non cercare con la mente, le spade sono la mente, non cercare con la mente, il mistero risolve, affidati agli eventi. Vediamo su che cosa focalizza, scusami, vediamo il subconscio tuo. Nel subconscio abbiamo la stella, ragazze mie, sei animata dalla buona stella, sei animata dalla guarigione, sei animata nel tuo subconscio brulica di fede. E lasciati guidare, no? Ti dico, lasciati guidare, il tuo subconscio brulica di fede. La stella è proprio la fede. Sei animata già da questo. Attenta al mentale, quindi qua ci sono dei dubbi, 2 di denari, ok. O sei un po' preoccupata per alcune cose, ok. Io mi affido a te, mio sé superiore. Io mi affido a te, io ho fede in te. Rendimi alla tua altezza. Ok. Vediamo su cosa focalizzi l'attenzione. Il mondo, su una nuova tappa della tua vita. Su una nuova tappa della tua vita. Una nuova tappa che ha a che fare proprio con un nuovo mondo, come ti diceva questa carta, lascia andare il vecchio mondo. Qua abbiamo il vecchio mondo, siamo a fase di transizione, vuoi andare in una nuova tappa della tua vita a livello cosciente. Sei animata da una grande fede, il tuo subconscio, potresti avere dei dubbi e preoccupazioni riguardo a come fare. Affidati. Vediamo il passato. Qua abbiamo un 10 di denari nel passato, mi parla di casa, di famiglia, di stabilità. Forse vuoi la tua casa, vuoi la tua stabilità economica, la tua stabilità monetaria, la tua stabilità. O potresti essere preoccupata per questioni familiari che riguardano il denaro, il lavoro, la casa.
o potresti essere molto occupata per, su questioni lavorative che riguardano i familiari o su questioni lavorative che riguardano la stabilità, o lavori in famiglia, puoi lavorare in delle famiglie, non so, qualcosa che ha a che fare con questo. Però fatto sta che sei animata da una grande fede, da una grande fede. Vediamo cosa succede qua. Qua abbiamo un cavaliere di denari, 10 di bastoni. Ragazze, alzate il volume. Allora, pazienza, non cercare con la mente, il mistero risolve. Sei in una fase intermedia. Intermedia. Cosa vuol dire fase intermedia? Che non siamo ancora qua, al regno della chiara luce. E questo è confermato dal cavaliere di denari e il 10 di bastoni. È possibile che le situazioni nel prossimo futuro imminente possano continuare a essere un po' pesanti per te da un punto di vista economico, lavorativo, secondo me, con la voglia di mandare tutto all'aria, del non avere fede. 10 bastoni, anche l'ultima fase, non ce la faccio più, mollo tutto. Allora ciò che ciò che devi mollare ce lo insegna la sfida, il mentale, le preoccupazioni, questo devi mollare. Perché questa nuova tappa ha a che fare con una nuova fase della tua vita e sei in un regno intermedio. Non cercare con la mente. Quindi quello che ti stanno dicendo forte è: prendi la cosa con leggerezza, perché il tuo sé superiore sta lavorando dentro di te. Nel momento in cui fai la richiesta, io mi affido a te. Prendi le cose con allegria, leggerezza e allegria. Il tuo subconscio è già sistemato, va bene? È la tua mente razionale che vuole ostacolare un po' questo subconscio, Quindi le cose nel prossimo futuro possono andare lente su degli aspetti che vuoi, o non ti, a livello economico, mi viene a livello economico, una situazione pesante a livello economico, lavorativo, eh, che potresti mandare tutto all'aria. No, no, all'aria la fede, non lo devi mandare mai, cioè sei animata da questo. E perché secondo voi ci stanno parlando tutto di un aspetto erotico qua? Perché sono le tue capacità creative che devi sviluppare. La capacità creativa ti dà la leggerezza, l'allegria, e queste capacità creative sono potute essere state accese a livello di evoluzione da situazioni relazionali amorose. Qua non mi parlano di relazioni d'amore, però la relazione d'amore, niente è sconnesso uno dall'altro, no? Stiamo qua a livello olistico, è tutto compreso, non esiste un aspetto separato dall'altro. E quindi sto dicendo: confida in questo e permani nell'allegria e nella leggerezza. Cosa viene dopo il 10 di bastoni? Qua c'è l'imperatore, va tutto bene. L'imperatore mi parla di sistemare tutte le cose, più ambiti della tua vita. Cosa viene dopo questa situazione? L'ultimo sforzo del 10 di bastoni, rispetto a una certa lentezza che ti può dare preoccupazioni su denaro, lavoro, famiglia. Viene l'imperatore, imperatrice, questa che tu sia uomo o donna non importa, però l'archetipo dell'imperatore è ordine, disciplina, sistemare le cose e stabilità. Quindi ti arriva la stabilità in più aree che adesso ti stanno preoccupando, va bene? E che ti possono demotivare, 4 di coppe, a livello emozionale. Ti dicono adesso di mettere l'attenzione sul fatto che sei in un momento intermedio, quindi non cercare con la mente, senza enigma, alleggerisciti, ridi, scherza, fai, vi spiego? E soprattutto, come fai a essere leggera? Scendi nel regno di Ade, nelle profondità, dove ci sono i tuoi più grandi tesori. Io ti suggerisco questo: prima di andare a dormire questa notte, fallo almeno per 21 giorni. Chiedi questo. Prima di tutto devi dire: io mi affido a te, mio sé superiore, mio amante celeste, mio sposo divino. Io voglio essere alla tua altezza, fammi essere la tua altezza. Poi pronuncia quest'altra cosa: Dio Ade, Signore degli inferi, aprimi i tuoi cancelli questa notte, permettimi di godere dei tuoi tesori, affinché possa portarli in superficie, per il bene del collettivo e di madre terra. Va bene? Ok. Wow.
Vediamo un po' cosa ti dice lo sciamano. Il colibrì, non pensare di essere piccola o piccolo, non vedere il mondo come più grande di te, il mondo è contenuto dentro di te. Il colibrì ti dice un piccolino, un uccellino piccolino che ha una forza disumana. Non pensare di essere piccola o piccolo. Sforzati quotidianamente nell'affidarti al tuo sé superiore e vedrai miracoli. Wow, mamma mia ragazzi miei, che stesona! Io non dico altro, studiate, praticate e vedrete miracoli, vi sentirete allegre, freschi, va bene? Detto questo, vi abbraccio forte, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!